Ciao a tutti e bentornati alla nostra iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Negli scorsi video abbiamo parlato dei taccuini del maestro e di una tecnica molto usata nel Rinascimento, chiamata prospettiva. Se ve li siete persi, potete recuperare gli scorsi laboratori iscrivendovi al nostro gruppo Facebook Gli Allievi di Leonardo, oppure se ci state guardando da YouTube, cliccando qui o qui. Oggi con il nostro terzo laboratorio, Disegna come il maestro, impareremo a ricopiare alcuni disegni di Leonardo, utilizzando una tecnica molto semplice. Se oggi per esempio volete imparare a dipingere o a disegnare, che cosa fate? Vi iscrivete a un corso di pittura o a una scuola d'arte. Nel 400 invece, ai tempi di Leonardo, per imparare a disegnare si entrava invece nella bottega di un artista, ovvero un luogo in cui i bambini o i ragazzi poco più grandi di voi potevano lavorare tutto il giorno a fianco ai pittori più esperti, in modo da poter imparare tutti i segreti dell'arte, dal disegno alla preparazione dei colori. Una delle attività più comuni di bottega era proprio quella di ricopiare i disegni del maestro, ed è quello che faremo anche noi oggi. Se siamo tutti pronti, possiamo preparare i materiali necessari. Avremo bisogno di fogli. Come per la scorsa volta, possiamo scegliere se prenderli dal nostro album oppure se usarne altri da incollare successivamente. Delle squadre o un righello, una matita e una gomma, un foglio da lucido di quelli trasparenti che si usano per disegnare e dei colori, se volete poi colorare il nostro disegno. Dato che potrebbe essere un po' difficile recuperare fogli da lucido in questo momento, tra poco vi mostrerò alcune alternative per poter comunque raggiungere il risultato finale e proseguire il laboratorio insieme a me. L'ultimo materiale di cui avremo bisogno è un'immagine da ricopiare del nostro Leonardo, che potete prendere da un libro oppure online. Io per esempio ho stampato questo disegno che è un profilo femminile conservato oggi alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Voi se volete potete trovare questa immagine nell'album Diventa un allievo di Leonardo, scaricabile gratuitamente in PDF dal sito di Abbonamento Musei e di cui vi lasceremo il link in descrizione. Ultima cosa prima di iniziare. Se osservate bene questo disegno, in basso c'è un occhio. Secondo voi perché è lì? Se volete scoprirlo, cercate nel nostro gruppo Facebook Gli Allievi di Leonardo. Troverete un post del nostro amico e studioso di Leonardo, Marco Versiero, che ne ha fatto una bellissima descrizione e vi svelerà questo segreto. In alternativa, se non riuscite a stampare l'immagine che vi ho mostrato o non avete a disposizione dei libri di Leonardo nella vostra casa, non vi preoccupate, cercate l'immagine che più vi piace tra quelle che avete in casa, i libri di scuola, guardate nei fumetti. Il nostro metodo andrà benissimo anche per quelle immagini. Step 1. Disegniamo la griglia. Come vi dicevo, l'ideale per tracciare a matita la griglia sarebbe il classico foglio da lucido, ma potete provare anche con altri materiali, come per esempio carta da forno, che è più opaca ma è facile da usare, soprattutto perché può bastare una matita per disegnarci sopra. Una cartelletta trasparente, ne basta uno strato, quindi scegliete voi se aprirla a metà o se inserire il foglio dell'immagine che volete ricopiare direttamente al suo interno. Pellicola trasparente da cucina oppure pellicole di plastica trasparente, di quelle più rigide e resistenti che di solito vengono usate in alcune confezioni di alimentari o di giocattoli. Ricordatevi però che la matita potrebbe non lasciare bene il segno su questi materiali di plastica e potreste quindi aver bisogno di penne o pennarelli indelebili di qualsiasi colore. Un'altra cosa che potete fare è quella di attaccare a una finestra con il nastro adesivo il disegno da ricopiare e sopra, sempre fissato con il nastro adesivo, un foglio bianco che, con la luce, diventerà quasi trasparente. Costruite quindi la griglia e poi, sempre tenendo questi due fogli attaccati sulla finestra, prendete un altro foglio e procedete con lo step 2. Se non avete a disposizione questi materiali e non potete sfruttare il vetro di una finestra in controluce, potete comunque tracciare a matita la griglia direttamente sul disegno che volete copiare. Qualsiasi alternativa sceglierete, la vostra griglia dovrà essere composta da caselle quadrate. Sta a voi decidere la dimensione, in base al tipo di disegno e alle vostre abilità. Più piccola sarà la casella, più facile sarà riportare i dettagli. Più grande sarà la casella, più potrete lavorare a mano libera. Le mie sono più o meno grandi così, ho scelto di tenere 1 centimetro per lato. Infine, numerate le caselle come se fossero un campo per giocare a battaglia navale e preparatevi al prossimo step.
Step 2. Prepariamo il foglio su cui disegnare. Sul foglio su cui disegnerete a mano libera, realizzate un'altra griglia identica, con lo stesso numero di caselle e con le stesse misure. Step 3. Riportiamo le misure e disegniamo. Adesso che abbiamo segnato i riferimenti necessari, casella per casella riportiamo i dettagli. Per esempio, se la linea del disegno originale nella casella 8A segue questo andamento, la disegneremo uguale anche nella casella corrispondente del nostro foglio bianco. Step 4. Ripassiamo i contorni e cancelliamo la griglia. Come abbiamo fatto anche nel video della prospettiva, adesso dobbiamo ricalcare i contorni. Quindi, per fare in modo che cancellando la griglia non vi si cancelli anche il disegno, dovete ripassare i contorni con un pennarello o una penna, oppure direttamente con dei colori. Una volta ripassati i contorni, procedete cancellando le linee della griglia e poi, se volete, colorate il disegno. Con questo abbiamo concluso il nostro terzo laboratorio dell'iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Con lo stesso metodo potete provare a ricopiare anche molti altri disegni. Basterà usare la griglia che vi ho mostrato e riportare le misure esattamente come abbiamo fatto fino adesso. Però quando vi sentirete più sicuri potrete anche fare a meno di questa griglia e iniziare a lavorare a mano libera. Vedrete che diventerete sempre più bravi. Grazie per averci seguito fino a qui. Spero vi sia piaciuto il video e fateci sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro gruppo Gli Allievi di Leonardo, spargete la voce e mettetevi all'opera. Aspettiamo i vostri risultati. Ciao!